small you are you afraid of me? Everyone is. I am the Grand Empress Dowager, and I have lived here for a long, long time. And they call me the Old Buddha. This is Peony. Do you like her? Men, you know, are not allowed in the Forbidden City after dark. Even little men like you. The only man who can live here is the Emperor. But the Emperor is on high, riding the dragon now. He died today. E poi aggiunge guardando uno dei tre negli occhi, sai qual è il tuo problema? Che tu non sei né carne né pesce. Allora a quel punto nasce sempre una rissa, mentre mi sentono di molto brutta, ti tirano i video in faccia. But people, rich, poor, medium, how are they? Questi qui, se io non ho questo campo, dillo collegato. Via dal campo! Cosa fanno i soldati che non c'entrano con la morte?
basso. Ti ho detto di stare in ginocchio a testa alta. Segno. Oggi continuiamo una scena iniziata ieri che chiamerei la nascita dell'onnipotenza. È l'incoronazione di Puyi, 3 anni, imperatore di Cina, figlio del cielo, signore dei 10.000 anni. Perché la nascita dell'onnipotenza? Perché credo che quello che il bambino vede oggi, uscendo dalla enorme sala del trono, detta anche sala della suprema armonia, nella piazza antistante, sono migliaia di cortigiani, mandarini, che immediatamente nel vederlo uscire si buttano in ginocchio e fanno il completo kotao imperiale. È un'immagine che Puyi non dimenticherà mai. Credo che da grande Puyi, quando gli chiedevano qual è il tuo primo ricordo, dicesse: il mio primo ricordo sono dei grandi, degli adulti che si inginocchiano davanti a me. Chissà se Puyi si rendeva conto che da qui sarebbe nata una sindrome a ripetere, il bisogno di vedere i grandi inginocchiarsi, e cioè l'onnipotenza. L'onnipotenza come una droga, l'onnipotenza come qualcosa di cui non si può più fare a meno, l'onnipotenza che lo spingerà anche a commettere degli errori gravissimi nel tentativo di ripetere sempre la stessa situazione, la gente che gli si inginocchia davanti. Nogri, quell'altro fotografo, via, non deve vedere lei, via, via tutti, porca! 这边的都请离开现场，马上离开。 Ma non capite che stiamo lavorando con un bambino? 请离开现场，往那边撤一下。 Non distraetelo, she's speaking with him, please. Fuck! Motore? Ok, stand running. No, you stay there. Do exactly what it will do. Stand running. 27F, big 5. Adesso che non si muova più nessuno. Dove sono? Panoramica in basso. Ti ho detto di stare in ginocchio a testa alta, non giù. Stai su. Ecco, così. Dove? Action!
grande potenziale d'azione. When you go slightly left to your mark, don't worry, we change the mark. Wait. Eccola, meglio questa e anche quell'altra. No, rimetti a posto la quarta. Venite. Ma dal primo al secondo voglio che fai questo movimento ondulatorio. Sì, c'è un'altra cosa, Bennato, che forse dovresti chiedere con Alfredo. Lui è così col braccio, poi viene così, poi ti va molto in là. Sì. No, poi deve essere il carrello che va. Tipo, Dai. prepari l'1 per 1 e il 2 per 1. Qui al bianco che da attento qui, a seconda delle cose devi notare. Benissimo. Ecco, giù. Sul binario, il carrello. Ecco, piano su di lui, aspetta, no. Su di lui ci dobbiamo quasi fermare. Forse sarà coperto. You come out, you walk out. The soldier which were with you will stop at the door. You come out. And the two wives will follow you a few meters behind. And you come straight till that point. You go. It's stronger if you go. You know, you go with everything going up. Enrico. And you don't care. You don't care anything. You go on. You're strong. You're free. You're free. You're here. Lui, tu devi salire con la panoramica, l'ultimo passo, un pochino anche prima, perché sennò ti si smoscia, non ha senso di non salire con tutti questi gridi. I gridi sono lì, lui si ferma, just a second to stop, and then you go on. Questo è il momento in cui Puyi per la prima volta dal 1908, dall'età di 3 anni, quando entrò nella città proibita, mette il piede fuori dalla città proibita. È un momento molto importante per dirlo in modo un po' riduttivo e semplificatorio. Lui è l'unico di tutti che oltre ad avere così, a soffrire enormemente per questo strappo, ha anche la curiosità di uscire nel mondo e forse l'idea che la sua vita sta per cambiare. Forse sta diventando un uomo libero. Andiamo veloci. Tear will be the new lord of 10,000 years. Tear will be the son of heaven. Ecco, il bambino profeta si mette il dito in bocca, infatti quando arriva la perla nera.
chiudiamo? Non sapevo come chiudere qui. Ho pensato a questo inchino del padre davanti al figlio. Perché non sta bene qui? Non trovo ragione. Che trovi che non sta bene qui? No, non sta bene qui secondo me perché è troppo presto dopo la stazione iniziale. Bisogna lasciare che la gente entri un pochino di più nella Cina medievale. Sì, però c'è anche che lui dice on the Lord of the 10,000 years e lo vediamo subito, che viene trascinato per diventare... no, invece quando la vecchia gli dice ho deciso, tu sarai il figlio del cielo, il signore dei 10.000 anni, il padre fa Kotao, si inginocchia davanti a lui ed eccolo, lì. Cioè, è molto bella l'interruzione della realtà con il sangue, i polsi tagliati, così. Proprio dopo quell'inchino del padre. Sai come mi è venuto in mente di fare l'inchino? Perché non era in sceneggiatura. Perché c'era Basil, che è questo ragazzo di Hong Kong, fotografo molto bravo, che faceva il padre. Sai che lui voleva fare Puyi, perché assomiglia molto al vero Puyi. Sì. E poi invece le ha fatto fare il padre di Puyi, anche per mantenere qualcosa nel film della faccia di Puyi. È il padre. Sarà il padre che assomiglia a quello che era Puyi nella realtà. Comunque, lui si aggirava per il set con una macchina fotografica. Io non riuscivo mai a vedere quando stava scattando. E infatti ha fatto delle foto bellissime, adesso escono, fa un libro, sono uscite su Life. Ma io non lo vedevo mai, c'aveva la macchina presa nascosta in questa enorme manica del Dragon Robe. E non riuscivo mai a vederlo. Allora piano piano mi sono irritato. Allora ho pensato, ecco la vendetta. Il bambino cammina verso il padre dopo che è morta la vecchia, è stato nominato imperatore dalla vecchia e il padre cosa fa? Si inginocchia, perché volevo che Basil si inginocchiasse davanti a questo bambinello di 3 anni. Per punirlo. Perché avevo desiderio di fare Puyi. Per punirlo, perché no, anche perché faceva delle foto e non riuscivo mai a vederlo quando faceva le foto. Comunque, secondo me I Am the Lord of the 10,000 Years, stacco il trono, l'oro, boy, biba, quello sarà bello. Sì, solo che proprio quello, l'inchino del padre, vedere lui incoronato, abbiamo già visto che a Cannes, che era un grande effetto. No, a Cannes era così, cioè. No. Ah, sì, certo. No, abbiamo pensato, era già... Comunque, proviamo, dai, riproviamo. Però dopo una proiezione come quella di ieri bisogna almeno 15 giorni per ripensare. Allora, questa giunta, siccome mi sembra che è quasi definitiva, io la cucio e ci metto anche un bottone. Sì, e anche, sei sicura di mettere il bottone e non una lampo? Vuoi che ci metto un bottone? Attacchiamo un bottone. Sì. Devi fare l'orlo a giorno anche. Sicuro l'ho imparata in collegio, quando ero una brava ragazza. In collegio, con le monache. Sì. Pensa se sapessero i nostri distributori americani che montiamo con ago e filo. Beh, lo sapranno adesso. Insomma, quando alla Technicolor arriva l'ago e il filo, bisognerebbe restaurare però ci sia il colore del filo. Rosso. Cina, rosso. Sì, questo è il famoso filo rosso. Più rosso di così non può essere. Mi sembra anche giusto rosso. La Cina è rosso.
Ce l'abbiamo? Sì, no, non è che non l'abbiamo mai messo. Guarda, si gira sullo. Boy! Gli americani tutti contenti. Boy! Boy! La nascita della onnipotenza, dicevo, a Pechino. Quando giravo. Sai che bisognava sempre fargli un regalo a questo bambino? Allora gli ho detto ti porto sul Dolly. E lui a quel punto faceva tutto. Che non è che lì andavano i giocattoli così, gli piaceva il mirino, salire sul carrello, salire sul Dolly. I don't know, yeah. And also then I've got this poster, which is an idea that's come from France, so it's pretty good. And maybe, what do you think about that? I like the idea, the baby looking at the Forbidden City, and do you like the star? That I don't know, the star. The star is meant to be the flag, a Chinese flag, glowing in the background of the Forbidden City, with the baby looking from outside the frame at his destiny. That's the sort of concept of the poster. Isn't a bit of Bethlehem? It's a bit Bethlehem. I think it's a bit too. It has a religious air to it, which yes, more Christian than Confucian. Yeah. Yes. Yeah, I will change. Yeah. Sorry. So tie that across. Yes. But does this tie across as well? No. Just that. Yeah. Thank you.
that kind of thing. So the quattro into the quaver, the end of the bar. Maestro, are you happy? Very happy. Great string. All right, I will. Thank you. Great. I'm very happy. But based on this crane, there's material, piece of material with the crane, with just start a bit on the touch each other. Modern. When you start very early, I mean always on, I don't know, maybe let's say it like that. Maybe then you can start a bit later. You can maybe add some, I can always make it start later. Can you? Okay, Yeah, I can always just take it. Take it away and start later. Yeah. Okay. Before you take the rest there, you seem to fade down. I stopped you. You want to go right up to the edge of the bar? Yes. Oh, sorry. All right. All right, mate. So, Yeah, I want it to be kind of a hard stop instead of a... do you want the stop, though? Do you want it on the first... You know the next bit where I've got bar's rest? Do you want it on the first beat of that bar, or do you want it on the last quaver, semi-quaver, sorry, of the bar before? Preferisci la calma e la concentrazione dello studio o il calore e la tensione del concerto del palcoscenico? 2つは違うことだと思うんだけども、スタジオの中では新しいものを作るわけよね。それでコンサートの上ではそれを再現するんですね。パフォームするわけですね。それ違うこと。Vuol dire che paradossalmente il palcoscenico è più fiction dello studio? そうですね。再現してるわけだからそれはフィクションということになるかもしれないけど、だけどそのパフォーマンスはリアルなもんですよね。Ci puoi parlare un po' della tua esperienza con Bertolucci sia come attore che come musicista? 日本ではあまりそのヨーロッパ的な芸術家っていう人はあまりいないわけなんですけども、ベルトルッチを見ていてそのあるべき芸術家の姿といいますか、そういうものを勉強見たような気がするんだけど、何を言いたいかっていうと、僕にとっては彼は僕が音楽の勉強をする過程でよく知ってきたその19世紀の芸術家の一人のような人なんですね。で何かっていうとそのわがままっていうセルフィッシュっていうことなんですね。で芸術家は本当にわがままにセルフィッシュにやりたいことを持って他人も引っ張っていかなきゃいけないっていうことをすごくよく学んだんですね。But if you have to ask to yourself a question, you have one important question.
to ask to you? I ask myself how trying to resolve I ask myself questions trying to resolve the problem of someone trying to be an artist but also trying to be popular, trying to do popular art, which is what I sometimes do in music. Sometimes it's more popular than other times, and I think it's a little bit sometimes what Bernardo is trying to do in film. How to resolve this difference between the work that I do. I think of it like as I'm making something fine, almost a work of art, whether it's a record or a film or whatever, a video. I think of myself as an artist, but I try not to think as an elitist artist. I like to think that I'm taking the care have the sensitivity and the care that an artist would have, but it's something I hope that everyone can like, that everyone can appreciate it, that can be popular. But sometimes it can be a conflict. Sometimes I know that something I like is not popular with everyone, and so I say, well, okay, I have to do what I have to do. What do you think about The Last Emperor? About the movie? The movie. I think it's when I first heard about it and hear the story, it seems like such a perfect story. And Bernardo is maybe one of the few people who can understand and have the sympathy for the kind of struggles and conflicts that are happening. So for me, it was very exciting when I heard that he was doing this. And I think the movie will come out great. That it's an epic story, but it's also a very simple story, I think. It's almost, when I was thinking this morning when I was taking a bath, I was thinking, if somebody told it to you but didn't tell you that it took place, you would think that maybe it was a fairy tale or it was some kind of folk tale or something about the king and this happens and this happens, and people would say, no, it's too outlandish or too strange. He goes from the king at 6 years old and then he becomes a gardener and everything. But it's great because it's true. You just go up with this, do the same measure, same rhythm. Dun 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 dun. On a B. What? On a B. Yeah. Fare l'attore in film come Furio, Last Emperor, ha significato per te episodi isolati oppure vorresti continuare? 僕の今までやってきた人生においては極めて例外的な体験だったわけですね。それで今後もそんなに多くはないと思いますけど。I'm going to have a child. The father is Manchurian.
Karo Yoshioka, Mr. Amakas. I did it for you. His Majesty forgot to sign the appointment of the new Prime Minister, Mr. Chan Ching-hui. I did not forget. When an Englishman robs someone, Your Majesty, he becomes a gentleman. If he robs a lot, he becomes a knight. Do you imagine the British run their empire as a charity? If India has paid for the cost of its own occupation, so must Manchukuo. We hope Manchukuo will have an heir. The Empress is expecting a child. Yes, Your Majesty, we are aware of the situation. This is the name of the father. His name is Chang. He is your driver. All the necessary facts have been recorded. The man will be punished. The Emperor cannot allow his honor to be stained. The Japanese are the only divine race on earth. We will take China, Hong Kong, Indochina, Siam, Malaya, Singapore, and India. Asia belongs to us! Allora, la carta era il re dei quadri. Cosa vuol dire? Soldi. Eh? Soldi. Tanti soldi. Pensi solo ai soldi. Pensi solo ai soldi. No. Sto cercando. Oggi cosa vedete? Cos'è questa proiezione? Oggi è la proiezione di quella che speriamo sia l'ultima versione. Fine cut. L'ultimo taglio, fine cut. How do you say? Il film è sulle 2 ore e 41. E vediamo se si regge in piedi.
The war colonels will proceed in orderly fashion to the main waiting room and await instructions. No talking. Obey the guards. Colonels must proceed immediately to the main waiting room. Those who are talking will be severely punished. Obey the guards at all times. No talking. Improvvisamente lo vediamo che sorride e dice cricket, grillo, grillo, e si guarda intorno, c'è un suono di un grillo da qualche parte. Comincia a camminare tra le schiene di queste centinaia di persone in ginocchio seguendo questo suono di questo grillo. Lo cerca e non è facile da trovare. Faremo questo gioco col bambino Richard che interpreta Puyi, perché lui ha sempre bisogno che si inventi un gioco. Questa volta il gioco sarà per lui trovare da dove viene il suono del grillo. Finalmente arriverà, c'è un vecchio mandarino con un'aria molto simpatica, molto dolce, che più tardi diventerà il suo primo tutore, che e quando il piccolo imperatore davanti gli dice grillo, grillo, il mandarino sorride e tirerà fuori questo da sotto l'ascella, questa gabbietta, che è una gabbietta per i grilli tipica dei cinesi che adorano i grilli e gli uccellini e che tengono qui sotto per tenerlo al caldo dell'ascella, e gli dirà: è il mio grillo, mi ha fatto compagnia, io vengo da molto lontano, e però da oggi può diventare il grillo dell'imperatore, e dà all'imperatore bambino questa zucca lavorata che è la gabbietta per il grillo. È molto importante questo grillo, alla fine del film avrà un ruolo, questa gabbietta tornerà fuori alla fine del film. Chissà, nella storia, l'ultimo imperatore è la storia di una metamorfosi, di un uomo che, come dicono i cinesi, da dragone diventa cittadino. L'imperatore era il dragone. Ma anche potrei dire di un uomo che da bruco diventa farfalla, o forse la storia di un imperatore che diventa un grillo.